La nostra storia inizia tanto tempo fa, quando l'allora presidente del consiglio, il dottor Egidio Sauron, un tizio vestito un po' demodè, stile carro armato gotico tedesco, e che si rivelò inaspettatamente cattivo! Lo so, e chi se lo sarebbe mai aspettato? Così elegante, così impeccabile. Decise di conquistare l'Italia con l'infamia. Forgiò degli anelli, uno più brutto dell'altro, usando il metallo di caffettiere usate del comune di Castellana Grotte. 3 di questi vennero dati agli Elfi Fata, i guerrieri ballerine più gaie del regno. 7 li mandò ai re dei nani, Brontolo, Cucciolo, Dotto, Eolo, Gongolo, Mammolo e Franco, e 9 vennero dati ai sindaci dei comuni leghisti, tutti vecchi decrepiti ma con un sogno secessionista nel cuoricin. Ma il presidente Egidio Sauron li fotte tutti, perché di nascosto, nella valle di Mordor, nella terra dei fuochi, forgiò con il potere del Vesuvio un anello, il più figo di tutti, con su un'incisione che diceva: chi indossa gli altri anelli alla mamma puttana. E tutti si scandalizzarono. I sindaci fregati iniziarono a piangere copiosamente, perché se non ci si può fidare manco più dei regali del presidente, che senso ha festeggiare il Natale? Il mondo cadde nel caos. Ma un giorno un gruppo di partigiani, comandato da speculatori finanziari e guerrieri fata ballerine, combatterono un'ultima sanguinosa battaglia contro il presidente Egidio Sauron e il suo esercito di fascisti Novax ai piedi del Vesuvio. I Novax erano palesemente uno più malato dell'altro, facevano schifo a guardarli e ne dovettero sopprimere il maggior numero possibile per evitare il contagio. Ma il presidente Egidio Sauron era troppo figo e prestante rispetto a quelle carogne e spazzava via i ribelli a muzzo con la mazza parlamentare dei decreti legge. Purtroppo per lui, un giovane partigiano sardo, Giorgio Isildur, riuscì nell'impresa. Gli mozzò le dita con un Miracle Blade da 2,99 € ed urlando la formula magica: lo so io mo dove te lo metto, l'anello maledetto! Fece esplodere il presidente in un boato di povertà. Boom! Isincool comunque si rese conto che l'anello era proprio figo e s'abbinava pure bene alla fibbia della cintura e se lo imboscò nelle mutande. Forza è bellezza, Pantene. Ne fece un ciondolo mica male in realtà, perché si sa, gli anelli si portano al collo. Non se lo provò mai al dito, manco per curiosità. Questo fin quando non venne aggredito da un esercito di Novax sopravvissuti. E lì Isildur si fece prendere questa incredibile voglia di indossare quel pezzo di bigiotteria. Perché? Boh, chi lo sa. Ma così facendo divenne invisibile. Perché? Perché che cazzo sta succedendo? Comunque Isildur era un pirla e sebbene invisibile, invece di scappare pensò di andarsi a fare una nuotata. Per qualche ragione si dimenticò che sott'acqua non si respira e perse l'anello. Che mi deve spiegare come cazzo ha fatto? E da bravo pirla qual era, riuscì anche a farsi ammazzare male. E qui direi che scatta l'applauso prepotente. Bravo! Bravo! Insomma, l'anello venne raccolto prima da un merluzzo di nome Isgrinfallo, poi da un'anguilla, ed infine arrivò nelle mani del più schifoso di tutti, la carogna, l'untore Gollum, Novax da ormai 3 anni che aveva contratto 15 dei 16 morbi più letali di quei tempi. Però almeno non era autista. Purtroppo per lui, proprio durante un colpo di tosse particolarmente forte, gli sfuggì l'anello, che finì proprio ai piedi di Bimbo Baggins, uno svizzero della tribù degli Hobbit, anche noti come mezze seghe. Ed è proprio a casa loro, 60 anni dopo, che inizia la nostra storia. Prendete un libro grosso, enorme, pieno di descrizioni, con personaggi che si chiamano tipo Esgrimfur, Isbrimfur, Magic, cazzo. Un oscuro signore tentatore e una compagnia di 12 uomini guidati da un tizio vestito di bianco e che fa le magie. Ecco, quella è la Bibbia. Ma anche il Signore degli Anelli, ed è proprio di quello che oggi parliamo. Alla fine. E lo so, l'avevo annunciato da un sacco di tempo, ma ragazzi, non avete idea! Ecco ad esempio gira voce che negli anni 60 i Beatles stessero realizzando la loro versione del Signore degli Anelli. Purtroppo Tolkien si oppose e quindi... Oh, non sto scherzando! McCartney sarebbe stato Frodo, George Harrison Gandalf, Ringo Starr Sam, mentre John Lennon Gollum. Ma che cazzo è sta roba? Tolkien maledetto, ma ti rendi conto di cosa hai privato il mondo? Pure Kubrick voleva realizzare la sua versione, soltanto che ci rinunciò in quanto
troppo vasta. Troppo vasta, lo disse lui. Cioè pure Kubrick dice che sta cosa è troppo vasta e io la devo riassuntazzare. Hai capito perché ho procrastinato per tutto sto tempo? Per paura, mi sto cagando sotto. Sta cosa è immensa, come cazzo no? Comunque il primo vero adattamento arrivò nel 78 con la versione animata, che diciamolo fa un pochetto schifo. Ma noi che siamo masochisti ovviamente adesso parleremo della trilogia biblica di Peter Jackson, con quasi 4 ore a film, 11 ore e mezza per la trilogia, senza contare l'Hobbit. Cioè capito io come faccio? Volevo farci un riassuntazzo, ma non si può fare, questa cosa è immensa. Però non posso esimermi da aggiungere alla nostra collezione di riassuntazzi quello del Signore degli Anelli. Quindi ragazzi, signore e signori, vi chiedo di aiutarmi in questa impresa. Alzate le mani in cielo e donatemi un po' del vostro disagio. Ed è così che dichiaro iniziata la serie mensile di riassuntazzi dedicata al Signore degli Anelli, da riassuntazzare nel solo modo in cui noi potremmo. Male! Ci troviamo in Canton Ticino, patria delle mezze seghe, così chiamati perché non esattamente baciati dalla fortuna. Vivono come topi in case scavate sotto il campo da golf dei Teletubbies. Alti 1 metro di un pistacchio, il loro punto forte sono i piedi, simili a delle babbucce di carne, gonfi come la zampogna e con una peluria da fare schifo a un orso e dall'infelice odore persistente di muschio stagionato. Insomma, una meraviglia, bro. Come se non bastasse, si drogano, bevono come Scottex e sono pure poveri. Che schifo. Al mago fattone Gandalf però non fanno schifo, che si sente figo dall'alto dei suoi 2,30 metri in mezzo a sti tappi. Ed è proprio mentre tornava da Amsterdam che si imbatte in una di quelle mezze seghe del Canton Ticino. Brodo, detto Rollo. Com'era Amsterdam? Non che questi siano cazzi tuoi, Brodo Baggins. Ad ogni modo la solita roba, gran belle signorine in vetrina ed io non mi reggo più in piedi. Dovresti smetterla con la troca, non hai imparato niente. No, in effetti non avevo imparato niente. Mentre suo fratello diventava preside della scuola di magia di Hogwarts, Gandalf restava il solito mago fattone con la dipendenza dal sesso a pagamento. Ed aveva buttato la sua carriera, letteralmente, in fumo. Oh. A me? Oh. Yeazel! Yeazel, ti sei addormentato? Leggi la battuta che te tocca, Ah no, ma sta battuta fa proprio schifo. Senti, non sei qua per criticare le mie battute, leggi la battuta. Non sono stato pagato per leggere sta merda. Pagato? Perché ti devo pagare? Sei proprio un coglione. Io me ne vado. Mo, quanto sei venale. Me, aspetta, dove stai andando? Me, come fai? Te le leggi da solo, le tue battute di merda. Oh, bello, ma che ti credi che io sia in grado di doppiare? No, me lo leggo da solo, sarà il doppiaggio migliore del mondo, ti è. Dai, Gandalf, fai una cosa con la testa. Quale? Quella di quando muovi la testa. Dici questa? Sì, quella. Ma dai, è un meme morto, non fa più ridere. Ma dai, un'altra volta. E va buono, mio giovane amico. Ma solo perché sono sicuro che chiunque abbia scritto questa battuta sappia il fatto suo, oltre ad essere un gran pezzo di figo. Bravo Gandalf, sei proprio bravo. Ti è piaciuta, hai visto? Bravo. E felice come un percoco, fumando erba sul suo 3 ruote di legno, arriva a casa di Bimbo per salutarlo. Bimbo non è molto contento di vedere quel gran rompicoglioni di Gandalf, però in qualche modo si lascia convincere. La miglior erba pipa del decumano sud. Che cazzo di fattoni. Da lì a poco tutto il paese è ubriaco come la merda. Ma non è solo colpa della droga, eh. Infatti è il compleanno di Bimbo. Che Bimbo un cazzo, quello c'ha 111 anni. Tutto grazie all'anello della figaggine che gli dona la lunga vita. Per tutto questo tempo tenuto nascosto nelle sue mutande ed indossato sul suo uccello. Carissimi, grazie per essere venuti. Ma dopo 111 anni vi devo confessare che mi avete tutti scassato la minchia. Ci vediamo, merde! Oh mio Dio, ma è un mago! Ma che mago? È un ninja! Quello stronzone di Bimbo si è messo l'anello al dito. Il dito della mano, intendo. Il tutto per far colpo su quei 4 cafoni. Per carità, lo capisco, l'avrei fatto pure io. Che uscita di gran classe. Bimbo Baggins, sì, proprio una faccia di me. E dai, scherzavo. Dammi l'anello. Che anello? Lo sai, quell'anello. Non so proprio di cosa parli. Bimbo, dammi l'anello. È caduto nello scarico. Bimbo, non mi fare incazzare. Era di cioccolata, l'ho mangiato. Ma allora mi hai preso proprio per stronzo. Mo, che sborone. E dai, scherzavo. Bravo, bravo. Vieni a qua. Mi ti applichiamo perdono. Grazie Gandalf.
Tu sì che sei un amico. Beh, mo fammi andare che mi aspettano a Torino. C'ho le Olimpiadi di briscola. Sta facendo Beh, stammi bene. Bimbo, hai ancora l'anello in tasca? Che sbadato che so. Ma vedi un po' certe volte questa vecchiaia. Ups, che sbadato. Volevi l'anello? E mo prenditelo tu, stronzo. E Bimbo fugge. A Gandalf basta piegarsi e avvicinarsi all'anello che gli viene subito lo svarione. Che se è piegato di colpo ti viene il calo di pressione. Gandalf! Gandalf! Smettila di fumare che ti stai rincoglionito! Ah, già. Questa è la lettera del notaio. Bimbo t'ha lasciato casa, scope, pupazzi, tutte cose. Pure il suo anello, te lo metto in lettera. Mettilo da parte, non lo fa vedere a nessuno, che qua se lo fottono. Io devo andare a fare una cosa. Non lo fa vedere a nessuno, Ma che cosa? Una cosa. E mentre Gandalf si chiude in biblioteca a leggersi la storia di Isintrulf, nella Terra dei Fuochi un gruppo di senatori a cavallo si mette in viaggio verso il Canton Ticino. E intanto passa del tempo imprecisato, si vede solo che Brodo va al bar, si ciucca come un cacciucco, torna a casa e boom! Ma che sei scemo? Ma che sono scherzi da fare questi? Ma io ti prendo pizza in faccia, brutto vecchio di merda. Gandalf getta l'anello nel caminetto a sfregio così e poi chiede a Brodo di leggere cosa ci sia scritto. Ma Brodo non è studiato, non sa leggere manco le battute del cucciolone questo. Nella lingua corrente si dice il ramo delle collenano e si con il E poi si rimette a fumare ganja. E non fa manco Cicileo, bastardo. In sostanza, ecco cosa si dicono a questo punto. L'anello vuol tornare dal presidente Egidio Sauron. Oddio, e come fa? Mica c'ha le gambe, è un anello. Sciocco! Non capisci? L'anello è malvagio. Ma il presidente non era morto. No! Ha solo fatto finta. Aveva falsificato le carte notarili per non pagare i debiti contratti. È troppo attaccato alla poltrona. Sta tornando. Sì, ma che palle con sti nemici che tornano. E prima tu sei chi, e poi Cincillì, e poi Berlusconi, e mo sto qua. Brodo detto Rollo, sei proprio una ciola. E mo che faccio io? Ti metterai in viaggio, terrai l'anello al sicuro nelle tue mutande e ci troveremo in un luogo sicuro domani, come le sta a bere del whisky al Roxy Bar. Ma proprio in quel momento sentono dei rumori. Chi sarà? Un gabbiano? Un uomo gabbiano? Un lupo gabbiano? Ma no, era solo Sam, detto Scroto, una mezzasega innocua del Canton Ticino. E purtroppo per lui aveva ascoltato tutto. E la legge è chiara: se origli, vieni schiavizzato. Sono severi quelli del Canton Ticino, che ti fa? Ed è così che Sam lo Scroto e i suoi nuovi padroni si mettono in viaggio per questa magica avventura verso la terra di mezzogiorno. Cosa accadrà ai nostri eroi? Sopravviveranno? Approderanno al grande inverno? Lo scopriremo con il prossimo episodio del Signore degli Anelli, la compagnia del Collirico, che esce tra un mesetto, perché prima devo fare scienza brutta, poi un'altra cosa che stavo preparando, un bordello. Vabbè, comunque ci vediamo prestissimo. Voi nel dubbio tenete le mani alzate che qua succede un casino. Un salutazzo a tutti da Barbascura.